Ciao a tutti ragazzi, oggi mi trovo a Mosca, in Russia. C'è partita l'idea, a me e il mio regista Andrea Dipa, di provare a girare per il mondo cercando di desumere per ogni posto in cui andiamo, da ogni posto in cui andiamo, una sorta di contesto musicale, cercando di tirarne fuori una strumentale in base a tutto ciò che mi viene suggerito dalle persone, ciò che ascolto, ciò che riesco a sciazzamare, o piuttosto nei locali in cui ci sarà della musica, o semplicemente chiedendo alle persone quali sono i loro pezzi popolari preferiti, provando a campionare appunto e tirare fuori per ogni viaggio una strumentale diversa. Se vorrete potrete assistere, diciamo, a questa sorta di studio antropologico musicale, per cui ad ogni posto corrisponderà una strumentale. Io non so ancora che cosa mi verrà da tirare fuori, che cosa ci verrà da tirare fuori sia a me che a Andrea, vedremo, insomma. Ci vediamo. Yeah, something very Russian. Russian. This is very Russian. Suggest me something that I can listen very Russian, something that is very, very Russian. You see, this is the buildings, you know, KAMAZ, you know, fact, Okay. it's a huge car, you know, like this. Okay. It's a mansion factory, you know. It's Russian, you know. It's kind of documental. Speaking. What kind of jazz do you like? This is the funk fusion jazz, limited edition. This is this band, con Melody this band. Ragazzi, ho trovato uno store con uno strano uomo dentro, simpatico strano uomo dentro. Gli ho chiesto di consigliarmi dei vinili jazz, che ovviamente io poi andrò a cercarmi su Spotify. Non ho a portata di mano ovviamente un giradischi, però volevo prenderli, ci tenevo ad averli. Soprattutto ci tenevo a farmi consigliare qualcosa di Soviet jazz, qualcosa di prima della guerra, dopo la guerra. E in più lui è stato gentilissimo, mi ha dato un link di un gruppo che fa rock psichedelico, musica psichedelica anni 60. Gli ho chiesto di qualcosa simile ai Khruangbin, che se non li conoscete ve li consiglio perché sono veramente fortissimi. Dopo andrò a sentirmi tutto, cercherò di tirare fuori dei campioni da inserire dentro la mia strumentale per fare un bordello di musica sovietica, russa, pre-post guerra mondiale, e vediamo cosa succede. Scrivendo Russian Music su Spotify ho trovato questa playlist di tale Alena Gorbunova che ha più di 6.000 brani e mi ha colpito questo artista che si chiama Misha Marvin, da questo brano qua con questo campione particolare. Allora ho provato a prendere questo campione e vedere cosa ne veniva fuori, e forse ho trovato la chiave di lettura del mio beat che mi piace un po' di più. Il campione originale era in do diesis maggiore, vediamo cosa succede. Raga, è stato figo perché sono entrato in questo negozio di vinili, non aveva capito che ero italiano e voleva vendermi un disco di Celentano. E gli ho detto no, guarda, Celentano no, perché insomma sono italiano, quindi se volevo un disco di Celentano me lo compravo a Torino. Lui, la cosa bella è che mi ha detto: perché non ti piace Celentano? È uno dei miei artisti preferiti. E questo comunque è sintomatico, cioè quando vai in giro per il mondo è interessante vedere come effettivamente artisti che in Italia sono abbastanza desueti, che non interessano più probabilmente a un pubblico di ventenni, trentenni, in realtà è super papabile per i grandi esperti di musica, perché vi assicuro che questo di musica ne sapeva tantissimo. È bello vedere le cose da altri punti di vista e contestualizzati in altri posti anche nel mondo, perché effettivamente ti stupisci di determinate cose che non penseresti mai e poi mai.
ragazzi, il viaggio è giunto al termine sulle note di questo pezzo strano quantomeno. Ho notato che ci sono un sacco di pezzi di questo tipo mezzi house con questi campioni vocali ripetitivi, proprio techno minimal anni 90, onestamente bruttarelli secondo me. Però ho ascoltato un sacco di nuova musica, questa è stata una cosa super positiva. Vi lascerò tutti i link in descrizione, i link di tutte le cose che mi sono state consigliate da vari personaggi, sperando che possano essere degli ascolti che troviate interessanti. Ringrazio Andrea Dipa, l'uomo dietro la telecamera, di cui avete potuto osservare la fotografia e l'occhio in giro per la città, cercando di cogliere quello che erano i momenti più interessanti e soprattutto più emotivamente sensibili rispetto alla mia strumentale che abbiamo sentito insieme nei vari passaggi di questi giorni. Spero piaccia quanto piace a noi e nel caso fatecelo sapere nei commenti.